Bene cari amici del canale, rieccoci qua ancora. Un mese fa circa, quando ho presentato il Bluetti AC500, ho parlato della corrente bifase o bifasica. Ebbene, da quel momento si è scatenato il web, mi avete fatto veramente centinaia di domande alle quali oggi voglio dare una risposta chiara, però anche abbastanza sintetica. Cioè non vogliamo fare una tesi sulla corrente bifase. Vi informo anche che ci sono alcune zone di Roma che ancora sono alimentate con la corrente bifase. Questo significa che non è dannosa, ma è e può essere un impedimento ad alcune strumentazioni. In primis alcuni dispositivi come il sensore di fiamma delle caldaie a gas, altre possono essere le auto elettriche. Bene, attraverso questo video andremo a capire che cos'è la bifase e quali soluzioni possiamo adottare, molto semplici. Io personalmente non vado a fare grandi modifiche per avere questo neutro a zero, anche perché lo scopo finale, lo sapete, di questo canale sta andando verso una direzione che è no gas, quindi tutto elettrico, quindi non ci sarà più neanche a breve la caldaia a gas, che è uno dei meccanismi che si potrebbe fermare. Non si brucia nulla, però si può piantare, cioè va in blocco e dobbiamo resettarla. Questo può essere fastidioso. Vedremo un paio di soluzioni che potete adottare per risolvere questo problema. L'altro è dell'auto elettrica. Alcune auto elettriche, alcuni distributori di energia come Wallbox eccetera potrebbero avere delle discrepanze. Bene, a quel punto vediamo quali soluzioni adottare, e in più in questo video vi darò anche una chicca per avere un beneficio dalla corrente bifase. Buona visione a tutti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ebbene ragazzi, questo video lo voglio fare iniziare con qualche nozione tecnica ma molto semplice. Adesso avvicinerò la telecamera per spiegarvi cosa avviene all'interno del nostro inverter quando la corrente passa sia dal lato batteria, quindi prelevata dalla batteria e creata ex novo in uscita verso casa, oppure in bypass, cioè quando la batteria finisce, si esaurisce, si scarica e allora l'inverter decide di passare alla rete. Ebbene, avviciniamo un attimo la telecamera. Ebbene ragazzi, questa è la rete, cioè questa è la nostra connessione alla rete pubblica, qualsiasi sia il gestore. Voi vedete che contraddistinto da L c'è la fase che entra nell'inverter, là dove ovviamente nell'inverter c'è scritto fase, cioè L, dopodiché c'è la terra che entra nell'inverter e per ultimo la N, cioè il neutro. Queste tre tipologie di cavo sono contraddistinte da specifico colore che poi andremo ad analizzare. Ebbene, in uscita vedete che qua c'è in, qua invece c'è out, cioè in uscita dall'inverter, avremo una prima fase, poi c'è la terra e poi un'altra fase. Quindi la differenza è che qui abbiamo due fasi e di là invece abbiamo una fase sola. Ora torniamo adesso a discutere questa cosa perché è molto molto interessante. Ora, questo è quello che si crea quando noi utilizziamo un inverter, qualsiasi inverter. Io dissi un mese fa proprio nella Bluetti, dissi ragazzi anche questo ha un inverter, cioè preleva dalla batteria e trasporta quello che viene trasformato da 50-54 volt, viene trasformato a 220 volt, quindi c'è una nuova generazione di corrente. La corrente è nuova, è come se la stessimo generando noi, come se fossimo un generatore. A questo punto la corrente diventa così. Ora, quando c'è scritto fase-fase, significa che questi hanno due potenziali diversi tra loro, ma che non sono a zero, come questa tipologia. Qui abbiamo una sola fase, ebbene questa fase ragazzi è di solito 230 volt, ok? Quindi qui abbiamo 230 volt e sul neutro abbiamo 0. Perché? Perché nelle cabine dove avviene questo meccanismo di trasformazione, cioè, è inutile che parliamo adesso di stella, neutro al centro, eccetera. Qui abbiamo praticamente un neutro, cioè una delle fasi viene portata a terra e quindi il neutro va a zero tensione. Bene, questa entra, dopodiché è interrotta perché qui c'è un relay che impedisce
alla corrente della rete di passare dall'altra parte. Perché? Perché stiamo utilizzando la batteria, quindi cavo positivo e negativo entrano, vengono queste tensioni corrente continua così basse vengono trasformate dall'inverter e vengono innalzate e si arriva alla 230 volt, quindi ingresso 230 che per adesso è fermo e l'uscita 230 che invece è attivata dall'inverter. Che sia ibrido o toroidale non cambia nulla. A questo punto l'uscita è trasformata, non abbiamo più il neutro a 0 ma abbiamo le due fasi. Ora invece della 230 e 0 possiamo avere tante cose. Io adesso ne scrivo qua una che può essere 115 e 115. Questa non è l'unica possibilità, ma potremmo avere anche 180 e 50 o 150 e 80, cioè le due fasi a seconda della tipologia di inverter possono essere diverse tra loro. Cosa succede quando utilizziamo alcuni elettrodomestici? Come citavo all'inizio di questo video, ci possono essere dei blocchi. Nello specifico tutti coloro che hanno bisogno di fare un test. Per funzionare loro vanno a sentire e devono sentire che cosa? Il neutro a 0 volt. Quindi voi potete ben immaginare, ragazzi, che quando distribuiamo in casa, vedete casa, una tensione che non ha il neutro a 0, ma anch'esso è una fase, a questo punto il sensore dice ma perché c'è questa anomalia? Allora va in protezione. E questo è il caso ad esempio delle caldaie a gas che hanno questo sensore che deve sentire la ionizzazione, la presenza di fiamma e quindi alla fine va in blocco, si blocca, la caldaia si ferma. Ora non si brucia nulla, mai nulla, quindi l'installatore che vi dice no, si è bruciato questo e vado a cambiare va un po' valutato, perché in realtà se voi guardate su molte caldaie quando vengono installate, addirittura se montate la spina in un senso o nell'altro la caldaia può funzionare oppure va in blocco. Ecco perché prima di chiamare un installatore provate a girare la spina e magari vi accorgete che era esattamente la fase che andava là nella centralina, nella scheda elettronica e invece non doveva andarci la fase, doveva andarci il neutro. Ecco che semplicemente a volte invertendo la spina, quando acquistiamo una caldaia eccetera, risolviamo un problema. Questo avviene quando non si monta una caldaia in maniera fissa, col suo magnetotermico, con le procedure, ma si prende un cavo e si attacca alla caldaia. Ebbene, quando facciamo pulizia, magari qualcuno inavvertitamente stacca la spina, poi la riattacca al contrario, questo può succedere. Tornando a noi, se abbiamo quindi la doppia fase, la caldaia può andare in blocco. Un altro dispositivo che può andare in blocco è l'auto elettrica, precisamente tutte quelle auto che hanno bisogno di fare il test di rete. Ebbene, non tutte le auto fanno il test di rete. Quando voi attaccate un'auto elettrica, lei inizia a caricare, ma ci sono alcune case automobilistiche che una volta innestata la rete fanno un test e cosa verificano? Se il neutro è a 0. A questo punto, vedendo la bifasica, cioè hanno la tensione di 115, 110, 80, quello che sia, sulla fase, sull'altra fase, su una delle fasi, ebbene la macchina si ferma e dice rete non idonea. Cosa facciamo in questo caso? Ebbene, vedremo proprio in questo video questi due esempi, la caldaia a gas, l'auto elettrica e poi, come dicevo all'inizio, un terzo aspetto che è molto molto interessante e che si rivela in realtà utile. Andiamo avanti. Ebbene, qual è uno dei sistemi che i costruttori di inverter adottano per andare a aggiustare questa stranezza? Alcuni, soprattutto per quanto riguarda gli ibridi, hanno all'interno un relay. Questo relay che fa da bypass, cosa succede? Che quando l'impianto funziona a rete, il relay sceglie la rete direttamente, quindi questi tre poli avranno anche in uscita fase, terra e neutro a 0 e questo avviene anche quando utilizziamo gli inverter toroidali. Perché? Perché il relay sceglie o la batteria o la rete. Ecco che allora quando sceglie la rete facciamo passare direttamente queste tre polarità di là. Ebbene, abbiamo fase a 230 volt, a seconda di come lo tariamo, perché c'è anche il 240 e il 220,
diciamo 230 volt sulla fase, neutro a 0 e tutto funziona correttamente. Il momento in cui torniamo a batteria, ebbene, nel caso dei toroidali, ad esempio, non c'è questo relè che passa, che fa un lavoro particolare. Invece in alcuni ibridi, ma non tutti, c'è. Allora il punto qual è? Questo relè ha la funzione, quando si stacca la rete, di mettere in congiunzione la terra con il neutro. Ora, unendo la terra col neutro, abbiamo messo il neutro a terra e quindi non diventa più bifase, ma diventa monofase. E quindi avremo sull'altra fase 230 volt e su questo 0. Però attenzione, questa è una cosa molto pericolosa per l'inverter, per l'impianto. Perché? Perché se non siamo sicuri che questo relè ha staccato di qua e ha congiunto di là, potremmo creare danni, corticircuiti e bruciare anche l'inverter. Ecco perché è una cosa che io assolutamente non faccio. Allora, quello che sarà l'impianto finale di tutta questa serie, adesso parte anche il nuovo mega impianto dove ci sarà anche una soluzione molto interessante a questo. Ebbene, io non metterò mai in congiunzione questo, io lascio gli impianti puri come sono, perché la bifasica non mi darà fastidio, in quanto la mia casa sarà gas free, cioè basta gas, senza gas, piastra a induzione, acqua calda sanitaria, pompa di calore. L'ho già presentato questo un paio di mesi fa, quando ho parlato del mega impianto, e lì ho già acquistato ad agosto, perché ho dovuto fare anche le varie prove, ho acquistato degli Ariston che sono, c'è il più piccolo che è fantastico, anzi vi metterò il link già da questo video di questo fantastico Ariston da 100 litri wifi, col quale dai test effettuati si è rivelato bellissimo. Lo presenterò fra un paio di video quando inizierò finalmente, come molti di voi mi hanno chiesto, inizierò la serie sul mega impianto. Ebbene, due tipi di Ariston, io ho utilizzato il più piccolo, c'è anche il più grosso che è ovviamente più potente fino ad arrivare anche a 150 e 200 litri di capienza, sempre in pompa di calore. Ora, tornando a noi, qui abbiamo praticamente, se mettiamo in corto la terra col neutro, perché è raffigurato il neutro anche negli inverter toroidali, ebbene lì abbiamo abbassato a 0, però possiamo creare delle discrepanze. Se in quel momento, quando passiamo dalla batteria alla rete, questo neutro passando trova invece questa fase, ebbene si può bruciare l'inverter. Quindi è una cosa che vi consiglio di non fare. Ora, alcuni di voi dicono: ma io ho un off-grid parziale, non voglio staccare la caldaia a gas, quindi che fare? Ecco quali sono le due soluzioni che vi ipotizzo. Ebbene, la prima soluzione che viene usata da tanti installatori di caldaie quando si trovano l'inverter è il cosiddetto trasformatore di isolamento. Ebbene, poi troverete anche un link di esempio, perché attenzione, il trasformatore di isolamento, che è un trasformatore classico che ha praticamente l'avvolgimento primario e secondario, avvolgimento 1-1, quindi lui ha la funzione di ricevere quella che è la corrente bifasica e farla uscire dall'altra parte. E lì dobbiamo fare noi una cosa, cioè una di queste uscite di questo trasformatore di isolamento va messo a terra. Quindi noi non abbiamo lavorato sull'inverter, perché i trasformatori hanno il circuito primario e il secondario, questi non sono connessi elettricamente, ma è attraverso la trasformazione e il passaggio magnetico che il secondo funziona. Quindi il secondo parte anche lui da 0. Ebbene, di questo possiamo fare quello che vogliamo, non ci sono cortocircuiti con la rete. Bene, uno di questi poli sarà la fase, del terminale di questi fili sarà la fase, l'altro viene messo sulla scocca del trasformatore e a terra. Attenzione, la terra, come tutte le terre, deve essere una terra certa, non possiamo fare un filo volante avvitato a mano, deve esserci il suo dado che chiude bene, rame, il terminalino, l'occhiello, e quel filo di una certa dimensione va messo sulla terra comune della casa. A questo punto, con il trasformatore di isolamento, noi abbiamo preso la corrente bifasica, l'abbiamo portata sul secondario,
abbiamo attaccato uno dei cavi alla fase e l'altro alla scocca e alla terra. In questo modo abbiamo aggiustato le cose. Quando la caldaia funzionerà avrà il neutro a 0. Attenzione, che trasformatore di isolamento bisogna usare? Deve essere leggermente più potente del consumo della caldaia. Se abbiamo una caldaia che semplicemente è una caldaia per il riscaldamento e quindi quando si accende c'è solo una pompa di circolazione, vediamo che consuma 80 watt, 100 watt, compreremo un 150 watt o voltampere, eccetera. Se abbiamo una caldaia invece con serbatoio, quindi una pompa di circolazione interna, più un'altra pompa, più le ventole, eccetera, eccetera, allora dobbiamo adeguarci a questi 250, 300 watt e compreremo un trasformatore di isolamento più grosso. Ecco perché vi ho detto, io metterò un link sul canale, ma dovrete poi vedere voi se è quello idoneo alla vostra caldaia, quindi andrete a scegliere la potenza adeguata. Perché a me questo non piace? Dopo avervi dato la spiegazione vi dico che non mi piace. Perché nella maniera più assoluta ha un suo consumo che può andare dai 10 ai 20 ai 30 watt. E quindi abbiamo, oltre all'inverter ibrido, oltre al toroidale che già in stand-by consumano i loro 30 watt toroidale e anche 40, 50, 80, 100 l'ibrido, ebbene abbiamo aggiunto ancora 10-20 watt che su una giornata sono altre centinaia che si vanno a sommare. Sono tutti consumi del nostro impianto che a me non piacciono. Quindi cosa faccio? Attacco direttamente la caldaia alla rete. Oppure metto un trasformatore di isolamento. La soluzione può essere questa: o usiamo questo, abbiamo un consumo, dobbiamo sceglierlo adeguato, oppure attacchiamo la caldaia direttamente alla rete. Abbiamo risolto il problema e la caldaia non è e non sarà mai il consumo di casa nostra, che invece sono lavatrici, forno, condizionatori e quant'altro. I condizionatori non hanno sensori che rilevano il neutro a 0, quindi non si piantano. Attenzione, un amico del canale mi diceva: mi si è bruciata la scheda del condizionatore. Il tecnico mi ha detto: sì, può essere la bifasica dell'inverter. No, quello invece, poi analizzando e parlando con l'amico del canale esattamente sabato quando abbiamo fatto il webinar, si è rivelato che l'onda di questo inverter non era sinusoidale pura, quindi era un'onda quadra modificata. Ebbene, non c'è niente di peggio per rovinare le schede elettroniche, soprattutto i vecchi DVD. Vi ricordate i computer col DVD? Oppure il lettore DVD quando guardavamo i film sui DVD? Adesso è tutto elettronico o addirittura dalla rete. Ebbene, queste onde non pure, non sinusoidali pure, ma quadre modificate, possono rovinare le apparecchiature. E vi dico questo: il toroidale, qualsiasi trasformatore, quando fa uscire la sua corrente è onda sinusoidale pura, mentre negli ibridi questo non è sempre così. Soprattutto quando spingiamo alla massima potenza un ibrido, non riesce a rendere l'onda sinusoidale pura, a reggere, scusate, l'onda sinusoidale pura, e allora rischia di squadrare, cioè l'onda comincia a prendere delle seghettature che non fanno bene agli apparecchi. Non sto parlando male degli ibridi, sto semplicemente dicendo che se acquistate un ibrido prendetelo sovradimensionato in modo da stare sempre ampiamente sotto la massima potenza, se no lo obbligate a squadrare un po' l'onda. Detto questo, quindi, o trasformatore di isolamento oppure attaccate direttamente alla rete la caldaia. Vediamo adesso un'altra problematica su alcune auto elettriche e su alcuni wallbox. Andiamo avanti. Ebbene, su alcune auto elettriche che fanno la verifica, come risolviamo la questione? Bisogna ingannare l'auto. Chiaramente questa è una soluzione temporanea che poi invece in maniera definitiva ve la descriverò su quello che sarà l'impianto, il mega impianto, dove c'è anche lì una soluzione definitiva. Ora, qual è l'inganno? Invece che dargli direttamente la corrente dell'inverter, quindi la bifase, e la macchina verificando non trova il neutro a 0 e si blocca, non fa entrare corrente, noi attiviamo la funzione UTI sull'inverter, quindi l'inverter tac, passa a rete, colleghiamo la macchina fa la verifica, verificato lo 0 inizia a caricare, dopodiché all'inverter gli diciamo torna a SBU, cioè Sun Battery Utility. Ebbene lui clac, ritorna a batteria, ma già stava caricando, non fa più la verifica e quindi lì l'auto elettrica funziona. È un inganno che gli diamo
va bene, funziona tutto, però è fastidioso anche questo perché noi ogni volta che dobbiamo caricare l'auto dobbiamo fare questa procedura qua. Se no, anche lì possiamo mettere un dedicato alla colonnina un trasformatore di isolamento. Ma qual è il problema? Il problema è che un trasformatore di isolamento che deve reggere una carica dell'auto di quanto? Di 2 kW, 3 kW, 5 kW, ragazzi, costa 2, 3, 4 mila euro, pesa 70 kg, di suo consumo un botto. Ecco perché non è attuabile. Ecco perché all'inizio vi dicevo a me non dà fastidio la bifasica, perché diventerò gas free e quindi non ho più apparecchi che saranno bloccati. Invece, come presenterò nel mega impianto, ci sarà anche la soluzione per le auto elettriche. Cosa che voi dite, perché non ce lo dice adesso? No, perché voi sapete, su questo canale io preferisco fare sempre prima verifiche, test e funzionamenti, solo dopo vi parlo con certezza. Nonostante ciò, a volte ci possono essere anche degli errori, perché qui è un laboratorio da 24 ore al giorno, come ben sapete. Io oggi ringrazio anche gli amici del canale che hanno partecipato al webinar di sabato scorso, che è stato come il primo, anche il secondo. Veramente grazie perché siete stati partecipi, domande fantastiche, veramente interessantissimo. Andiamo avanti ragazzi, perché adesso parlerò di una cosa molto molto bella: come utilizzare la corrente bifase a proprio vantaggio per fare una verifica dell'impianto. Andiamo avanti, adesso avvicinerò la telecamera perché voglio farvi vedere alcune cosettine che ho preparato, molto molto semplici per tutti voi. Ebbene ragazzi, nell'impianto di casa, soprattutto chi ha i bambini, sa che esiste la spia notturna, la lucina notturna che si mette, questo ad esempio è un frutto che si mette direttamente nella presa e ha questa piccola spia, questa lucina che si accende. Poi ci sono anche quelle proprio a spina, dove si mette dentro, c'è una sua cupola biancastra che si accende e di notte illumina la stanza appena appena, e che consente a coloro che hanno paura di dormire al buio di avere una presenza luminosa che li conforta. Bene, questa luce, questa lucina, io l'ho smontata per farvi vedere bene che cos'è. Praticamente è questa lucina, la vedete? Se l'ho messa a fuoco. Questa piccola lucina ha 2 cavi di connessione, dentro c'è anche una resistenza ed è connessa alla spina. Io l'ho voluta creare così proprio per farvela vedere come se fosse su un disegno. Qui cosa succede? Che questa lucina è connessa alla fase e al neutro, ok? Quando voi la inserite, ovviamente, lei piglia la sua alimentazione, fase e neutro, e si accende. Bene, di notte questa qui è veramente giallogno, arancione, giallina, quello che sia, e fa una luce veramente debole. Ora noi tutti che abbiamo gli inverter possiamo utilizzare la bifasica per una cosa veramente veramente fantastica. Adesso avvicinerò la telecamera per farvi vedere cosa succede nella spina della corrente, ok? Ebbene ragazzi, ho contrassegnato con questo bollino la fase, cioè qui abbiamo la fase, poi c'è la terra e poi c'è il neutro. Se io adesso questa spina che vi ho fatto vedere prima aperta la vado a inserire nella corrente, voi vedrete che si accende la spietta, ok? Ora ipotizziamo di girarla al contrario, cioè invertiamo la fase e la lampadina si accende lo stesso. In questo momento abbiamo la fase e il neutro connesso alla lampadina. Ora, se abbiamo la corrente della rete o abbiamo la corrente della batteria, questa si accenderà sempre. Adesso ragazzi vi farò vedere la modifica che voglio fare e l'utilità che ne possiamo trarre. Andiamo quindi a svitare questa spina temporanea e andiamo a fare questa modifica ragazzi. Ebbene, avete visto? Io ho spostato
una delle due fasi al centro, cioè sulla terra. A questo punto questa spietta notturna è connessa a una fase e alla terra, l'altra è scollegata. Adesso andiamo a chiudere la spina e vi faccio vedere cosa succede quando inseriamo nella corrente la spina stessa. In questo momento, ragazzi, stiamo andando a inverter, cioè con la batteria. Io inserisco la spina così. Ebbene, dato che abbiamo la bifasica, vedete chiaramente che la lampadina è accesa. Eppure ho un polo connesso alla fase e l'altro connesso alla terra, perché l'altra fase non è connessa, ma è accesa. Ora proviamo a girarla al contrario. È ugualmente accesa. Perché? Perché l'altro polo ha preso la bifasica insieme alla terra. Adesso facciamo una prova con l'inverter connesso non più a batteria ma con la rete direttamente. Ebbene, la casa adesso sta andando con la rete, le batterie sono staccate, quindi l'inverter ha fatto il bypass. Vi ricordate che su questa spina ho attaccato questa fase e la terra. Questo è rimasto libero. A questo punto non facciamo l'errore, ragazzi, questo deve diventare in neutro. Ecco perché io ho contrassegnato questa presa con la fase sopra, perché se adesso attaccassi così, cioè la fase con la terra, cosa succederebbe secondo voi? Ovviamente salterebbe il differenziale magnetotermico, perché creiamo un riporto a terra, cioè un passaggio a terra, una chiusura a terra, ed è il lavoro del differenziale. Allora andrà posizionata al contrario. In questo modo abbiamo la lampadina connessa al neutro che è sotto e alla terra, e la fase rimane libera. Ebbene, se attacchiamo cosa succede? Non si accende la lampadina. Perché? Perché sul neutro noi abbiamo 0, qui siamo con la rete, qui abbiamo la 230 sulla fase e al centro abbiamo la terra. Abbiamo connesso terra e neutro e adesso andiamo all'istante a cambiare e portare la condizione a batteria, cioè a inverter, e vediamo cosa succede. Già ovviamente l'avete capito. Ecco, ragazzi, è ripartita la batteria, è ripartito l'inverter e la lampadina si è accesa. Perché? Perché in entrambe le posizioni la lampadina si accende. Adesso torniamo sulla scrivania per andare a capire un'interessante utilità. Bene, ragazzi, molti di voi hanno già capito l'utilità. Posizionando questa lampadina sul neutro e sulla terra, noi andremo a capire se il nostro impianto sta funzionando a batteria, col sole, gratuitamente o con la rete. Ebbene, quando vedremo questa lampadina accesa, che quindi sta funzionando con la bifase, noi diremo sta funzionando col nostro inverter. Quando è spenta, perché qui il neutro nella rete è 0, 0 su 0, 0 su rete, chiaramente stiamo andando con la rete e quindi stiamo pagando. E quindi in quel caso lì, posizionando questa nel nostro ufficio, nel nostro soggiorno, in cucina, nel locale dove siamo di più, ogni tanto il colpo d'occhio ci fa capire come sta funzionando il nostro impianto, se a rete nazionale piuttosto che con l'inverter, quindi la batteria, quindi col sole, quindi gratis. Bene, attenzione, qui ho scritto F fase o L, quello che volete voi, e qua neutro. È molto importante perché se io vado a inserire questo al contrario, cioè metto la fase con la terra, ebbene sarà il differenziale che vedendo la connessione a terra salterà, quindi salterà la corrente. Ecco perché noi lo segniamo in maniera indelebile, rimane così, o la possiamo anche fissare con un po' di colla nella spina e questa rimane lì, in una spina che abbiamo visibile da dove siamo di solito, soggiorno, cucina, quello che sia, in ufficio, e a questo punto sappiamo perfettamente se andiamo a rete o se andiamo a batteria. È uno strumento semplicissimo, ragazzi. Io l'ho fatto così, potete farlo anche con i fili più corti, quindi avvicinare la lampadina qua sopra, fare una cosa elegante, una spina più piccola. Queste sono le spine quelle a 90 gradi, eccetera. Quindi ingegnatevi voi, come un classico di questo canale, in modo da avere anche questo piccolo oggettino che avete pagato totale 3 euro, 5 euro, tra spina, lampadina, eccetera,
e che vi dà questo segnale importante. Andiamo avanti ancora con le conclusioni finali, perché abbiamo visto diverse cose interessanti. Chiaramente quando andate a verificare la spina, qual è la fase neutro, andate con due cacciaviti, li mettete dentro e uno di quelli deve essere il cercafase, quello che sopra ha questo contatto metallico dove noi con la mano inseriamo, se si accende è la fase, se non si accende è il neutro. Quando abbiamo fatto la prova con due cacciaviti sopra e al contrario, ebbene a questo punto abbiamo una certezza, quella è la fase, la segniamo e sappiamo che questa andrà inserita al contrario, cioè neutro è alla parte opposta della fase, ovviamente. Il video, ragazzi, è arrivato al termine, vista la quantità di informazioni è doveroso un piccolo riassunto. Abbiamo visto praticamente che la bifase parte dall'inverter, alcuni hanno una soluzione e mettono a terra il neutro, io lo sconsiglio. Teniamo presente che una fetta di Roma va ancora con la bifase, eppure nessun elettrodomestico si è rotto. Si possono bloccare le caldaie a gas e abbiamo visto alcune soluzioni. Una è quella di usare il trasformatore di isolamento 1-1, dove mettiamo praticamente a terra una delle due fasi del secondario, quindi in uscita dal trasformatore. Un'altra soluzione è attaccarlo direttamente alla rete e quindi con una piccola spesa abbiamo questa continuità finché avremo ancora il gas, dopodiché abbiamo risolto anche questo problema, visto che la meta di tutti voi è essere gas free, cioè zero gas. Un'altra soluzione è anche l'UPS, attenzione, non gli UPS economici che anche lì esce la bifasica, ma ci sono degli UPS più sofisticati, gli online li chiamano, quelli connessi alla rete, che possono andare anche con la bifase e questi possono alimentare le caldaie a gas perché hanno il neutro a zero. Quindi ci sono queste piccole soluzioni. Nel mio caso invece preferisco la bifase perché tranquillamente acquisto qualsiasi inverter, soprattutto i toroidali, non metto niente a terra, funziona tutto. E attenzione, molti di voi mi hanno fatto la domanda: ma funziona il salvavita, il differenziale, se io prendo la scossa? Ebbene, classico di questo impianto che noi facciamo da sempre, che sia 12 volte 48 o adesso il mega impianto, io ho sempre detto stiamo bassi di tensione. Quando abbiamo la bifase, la scossa che pigliamo noi può essere 90, 80, 50, 100, 110 volt, non è come la 230. Quello che sentiamo è un pizzicore, non è pericoloso e mortale come invece la monofase. Chiaro, non sto dicendo che vada presa, però abbiamo una chance di lavorare ancora una volta con tensioni basse. Ecco che allora salvavita a volte funziona, a volte no, dipende come abbiamo fatto la configurazione. La terra comunque deve esserci sempre in tutte le prese, eccetera, quindi è un lavoro che va fatto. Però abbiamo anche questo privilegio. Ora ragazzi, questo concetto della corrente bifase, quindi che andiamo a prendere la scossa con 50, 90, 80, 100, 110 volt, non è da sottovalutare. Sabato al webinar che c'è stato, il numero 2, un amico del canale, che saluto caldamente, ha evidenziato che il suo impiantista gli ha fatto un impianto da 750 volt, tutti i pannelli in serie, con solo due fili, bellissimo, comodissimo. Ma ragazzi, 750 volt in corrente continua e non gli ha messo né il fusibile né il magnetotermico. Soprattutto voi ragazzi impiantisti, elettricisti, mi raccomando, fate le cose a norma. Su questo canale avete visto, non discutiamo leggi, norme, situazioni, se no non ne usciamo più. Questo vuole essere un canale tecnico, ma andate a valutare attentamente cosa fare con la bifase, che io tengo tranquillamente e diventerò no gas. Ho anche questo vantaggio che in caso di scossa sentirò questo spriccichio e non è sicuramente come prendersi una 230. Ok? Chiaramente non è che sto consigliando di andare a prenderla, anzi evitiamo, facciamo tutto a norma, mettiamo la terra certa, come si dice in gergo, e in questo modo abbiamo sempre la sicurezza di lavorare in sicurezza. Dall'auto elettrica abbiamo visto cosa fare, ingannare per il momento, poi nel mega impianto spiegherò alcuni dettagli invece diversi e l'utilità di avere questa spia che ci segnala se stiamo andando a inverter, quindi gratis, o se stiamo pagando dalla rete ed è meglio spegnere qualcosa. Ragazzi, in conclusione di questo video voglio dirvi una cosa importante, vi raccomando iscrivetevi al canale perché a breve partirà un'iniziativa che è rivolta solo a coloro che sono iscritti almeno da 4 mesi.
Ebbene, ci saranno dei privilegi, delle situazioni, questo proprio perché coloro che sono fedeli a questo canale è giusto che abbiano qualcosa in più di coloro che semplicemente approcciano il canale. Se è vostro interesse, se è vostro piacere, se volete farlo, iscrivetevi, perché a breve coloro che saranno iscritti da 4 mesi ci sarà tutta una novità per questi cari amici del canale. Bene, attivate anche la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!